Buongiorno, in questo video di oggi parlerò di misure di return loss che andrò a effettuare su dei carichi diciamo di valori più o meno noti. Faccio questo video perché un signore mi scrisse una mail la settimana scorsa dove mi chiedeva appunto il motivo perché lui, quando effettuava la misura con un suo Nano VNA, il valore di return loss che gli dà questo strumento è diverso da quello che lui legge diciamo utilizzando un altro strumento, e quindi si chiedeva il motivo, se è un problema di taratura dello strumento oppure della funzionalità. Ora, non voglio entrare adesso in merito della precisione del Nano VNA e di come è stato calibrato, questo io non lo posso sapere, non l'ho mai avuto qui in laboratorio, non lo so, però più o meno la questione riguarda tutti gli strumenti, anche quelli molto precisi. Adesso cerchiamo di capire come fare per fare diciamo alcune misure, e anche vi farò vedere un mio metodo che sto usando ultimamente, che mi dà dei buoni risultati per fare le misure di valore di return loss utilizzando una metodica vettoriale, però non usando la misura S11, cioè non vado a usare la misura S11 ma uso la misura S21 per fare la misura del return loss, e dopo vi spiegherò nel corso del video perché faccio in questo modo. Ora partiamo diciamo da un presupposto. Allora, io adesso, per farvi anche capire, fare alcuni esempi, io qui ho un carico e il produttore mi può specificare il valore massimo di return loss quando lo acquisto. Questo è scritto qui, adesso sia un po' scolorito, comunque vabbè, ok. Poi c'è questo, per esempio, ha un return loss molto basso. Questo è un carico, non so se lo vedete, ecco così. Possiamo leggere 1.2 tra gli 800 e il GHz, significa 20 dB di return loss, 1.2. quindi questo è un load molto facile da misurare. Questo, il produttore mi dice che a 2,5 GHz io ho un return loss maggiore di 30. Io ce l'ho scritto qui perché così mi ricordo, non ho fatto il segno maggiore, però dovrei avere un return loss maggiore di 30. Ok, questi invece sono dei carichi di precisione, e qui la faccenda diventa più complicata, perché questi qui questo produttore per esempio mi dice che a 4 GHz questo load ha un return loss maggiore di 40. Non mi dice esattamente quant'è, perché logicamente, non essendo certificato, ogni componente avrà un valore diverso. Ok, questo invece è un carico di calibrazione che è molto simile al carico di precisione come concetto, viene usato per calibrare lo strumento, e questo qui è possibile anche, dato che c'è un numero di matricola, è possibile anche farsi rilasciare una certificazione, quindi, oppure fare periodicamente si fa fare un controllo di calibrazione, di calibratura. Questo infatti ha una calibrazione che è stata fatta poco tempo fa, nuovamente, e è stato rilevato che questo load, scusate, questo ha l'avevo già fatto vedere forse in un altro video, alla frequenza di 1810,74 è stata scelta questa frequenza. Adesso non chiedetemi il motivo, perché mi sembra un po' strana questa frequenza ben precisa per essere, però dopo andiamo a vedere che effettivamente ci sono delle criticità delle misure, che anche l'ente certificatore ha preferito usare questa frequenza e ha rilevato un return loss di 42,75. Adesso qui ho tracciato una serie di esempi. Questo è un segnale sinusoidale, e questo è il suo segnale riflesso
che viene misurato ed è in opposizione di fase, quindi questa è la condizione peggiore con un sistema ad alta direttività, quindi è quella condizione peggiore, ma è quella che mi dà anche meno errore nella misura. Significa che io mi trovo a misurare casualmente, perché è casuale questo fenomeno, perché dipende poi da dove si trova la fase del primo segnale e del secondo segnale. Se si trovasse perfettamente in opposizione di fase, quindi 180 gradi, io rientro nella condizione dove ho il massimo errore, però nella mia fortuna ho il massimo errore, ma essendo che il mio ponte di misura o il mio accoppiatore direzionale ha molta separazione, il segnale riflesso lo vedo molto molto basso e quindi incide poco sulla misura. Ok. La seconda invece ipotesi è che io sfortunatamente effettuo la misura sempre in opposizione di fase tra il segnale diretto e quello riflesso, ma in questo caso ho una bassa direttività rispetto al valore di return loss che sto andando a misurare, e in questo caso io dovrei teoricamente trovarmi in una condizione dove il segnale riflesso viene completamente azzerato, solo teoricamente zero, ma nella pratica sappiamo che non è così. È un valore molto più basso, può essere più basso di 25-30 dB. Questo mi fa sbagliare maggiormente la misura, perché praticamente in questo caso non mi ritorna indietro nessun segnale riflesso, perché sarebbe annullato perché è in opposizione di fase, e lo strumento mi dà un valore altissimo di misura di return loss. Questo è un tipico errore quando si presenta, quando io effettuo una misura di carico, cioè una misura di return loss, quando il mio valore di return loss presunto è molto simile o uguale, addirittura il caso peggiore quando questo valore è uguale al valore di direttività del ponte. Ok. Allora, questa tabella praticamente indica, è una tabella semplificativa, perché io in teoria per calcolarmi l'incertezza dovrei fare dei calcoli un po' complessi. Questo è un tipico datasheet di uno strumento vettoriale. Prima di farvi vedere quel grafico vi faccio capire questo argomento qua. Allora, dove leggo accuratezza della misura, mi viene riportato la direttività del ponte, però mi viene anche indicata una voce iniziale con scritto correzione di direttività, quindi vuol dire che il sistema vettoriale in realtà il ponte non ha 40 dB. Comunque ipotizziamo che questo ponte abbia 40 dB reali. In questo caso io dovrei applicare questa formula, ma vedete che per misurare la incertezza nella misura che vado a fare con questo vettoriale, che adesso poi tra l'altro questo è proprio il datasheet di questo strumento che sto usando adesso, vedete che io devo applicare anche questo questo valore, e devo inserire nella formula questo valore P, e questo valore P non è altro che il prodotto tra la direttività e la misura eseguita, quindi tutto ruota in base a questo, perché è lo stesso esempio che vi ho fatto vedere prima con i segnali, quindi ok, questi valori qui in basso su questo asse, diciamo che questo è l'asse X e questo è l'asse Y, dovrebbero essere i valori del carico che io devo andare a analizzare, quindi del DUT in prova. Questi invece nell'asse Y sono i valori del mio ponte. Notate che se io devo praticamente incrociare i due interassi, e vado a ricavare l'errore che è scritto qui, ma è un errore che parte da 4 a da più 4 a meno 4, ma in realtà gli errori possono arrivare, come dicevo prima, anche a 20 dB. Ok, quindi se io per esempio, questo è un caso dove io ho pochissimo errore, io misuro ho un componente che ha 20 dB di return loss e il mio ponte ne ha 40, vedete? 40. In questo caso l'errore è meno di 1 dB. Se io invece voglio misurare un load di 42,
come questo, ecco che io con i miei sistemi non riesco più a misurarlo, perché io il mio ponte è di 40, non c'è neanche, diciamo, vedete che non è stata neanche pensata di allargare troppo questa scala, perché altrimenti si andrebbe sicuramente dei valori, come dicevo prima, di 15 o 20 dB di errore nella misura. Quindi quasi sicuramente se io vado a misurare questo load con un vettoriale che ha 40 dB di direzionalità, non vado a misurare 42 dB come mi ha certificato per quell'altro caso il laboratorio di taratura, certificato LAT e certificato comunque anche UCAS e certificato Accredia, quindi è un laboratorio diciamo in Italia dei più accreditati. Mi ha comunque dato dei valori, cioè mi dà dei valori che sicuramente non sono quelli, ma saranno o molto più alti o simili, cioè ecco, dipende tutto da come da come sono misurate, cioè da come si incontrano i segnali riflessi da quelli diretti. Bene, ora adesso vi faccio vedere un metodo invece un po' diverso per fare questa misura. Ora qui ho collegato due cavetti, ho azzerato lo strumento, qui adesso dice 0,03, vedete, e ho collegato un giunto N femmina femmina. Ok, adesso io scollego, quindi sono in modalità due porte, quindi è una misura S21 questa, e vado a collegare a questo cavo vado a collegare un ponte che ha una direttività di 46 dB. Quando stringo muovo leggermente questo in modo tale che sono sicuro che la battuta sia ecco, ottimale. Bene, adesso che ho effettuato questa connessione, io questo è un ponte quindi direzionale, ecco attenzione, un'altra cosa, il ponte direzionale è più adatto e più preciso del ponte cioè dell'accoppiatore direzionale, perché riesce ad avere delle separazioni maggiori, quindi raggiunge delle direttività molto superiori. Quindi per misurare questo tipo di carichi che hanno questo return loss maggiore di 25, di 30, è meglio usare questo piuttosto che usare l'accoppiatore direzionale. Quindi quando io voglio misurare a 2,5 GHz cosa faccio? Mi porto a 2,5 GHz, devo azzerare la traccia, o azzero la linea e me la riporto a zero. In questo caso con questo strumento non mi ricordo se si può fare, non lo so, ma tanto cambia poco, basta fare un marker delta e la cosa è il risultato lo stesso, cioè azzero il punto di marker, posso reinserire il load e ottengo 29,49. Dato che ho un ponte di 46 dB, che sarebbe più o meno questa linea qui, leggermente più sopra di questa, e sto misurando 30, diciamo mi troverei più o meno qui, subito sotto questa linea qui. E questo è meno 1
diciamo che l'errore è 1 dB e 2, 1 dB e 3. Considerando che ho già azzerato tutti gli errori possibili con la misura S21, non mi trovo ulteriori errori, quindi sono sicuro che in questo caso questo load che sto misurando ha un'incertezza di 1 dB, 1 dB,2 massimo, con questo metodo di misura. Ok, adesso ne misuriamo un altro. A questo punto quindi sto misurando a 800 MHz, che il produttore mi dice che questo load dovrebbe avere 1,2, che sono 20 dB, ed effettivamente io mi trovo 19,74 dB di return loss. In questo caso l'errore qui è ancora più basso, l'errore che ho che devo applicare su questa mia misura, considerando quella tabella, forse 0,2-0,3 dB. Quindi adesso io ho fatto una misura di return loss di precisione con un errore di 0,2 dB, 0,2-0,3 dB. Ora la faccenda cambia se io voglio incominciare a misurare quella robina un po' sofisticata, e adesso andiamo a vedere cosa succede. Per esempio questo qua, il produttore mi dice che ha un return loss di 42 dB a 4 GHz. Noi adesso lo andiamo a misurare di nuovo a 2 GHz e mezzo. Questo qui lo misuriamo a 2,5 GHz perché il mio ponte non permette di misurare a 4 GHz, perché va da 5 a 2,5. Quindi ritorno a 2, andiamo qua, ritorno a 2,5. Ok, ok, stringo di nuovo bene. Siamo a abbiamo posizionato, adesso ci azzeriamo di nuovo con il secondo marker, quindi andiamo a 0, inserisco il load nella porta test, e possiamo misurare 43,33. ora questa misura ha un errore che non è più quell'errore che vedevamo prima, 0,2, ma un errore di alcuni dB. Probabilmente siamo a 40, quindi stiamo misurando qualcosa di 40 e noi abbiamo una direttività, ci troviamo giusto 45, qua siamo più o meno come direttività del ponte. Abbiamo 3 dB di errore nel mio caso adesso. Ok, quindi io sto facendo una misura con un'incertezza della misura che può essere 3 dB, ma può essere anche 0, dipende dove si trovano, come dicevo prima, le fasi tra il segnale diretto e quello riflesso. Comunque un minimo e massimo di meno 3 o più 3. Altra cosa, se io volessi misurare questo, che è quello certificato, questo qui, andiamo a vedere cosa salta fuori. Anche questo a 2,4 GHz ha un return loss di 42,55. Allora, l'ente certificatore invece mi ha dato un valore di 42,75, ma la frequenza di 1810 MHz. In realtà io, se vado su quella frequenza, lo noto già che ci sono 3-4 dB di differenza, perché sarà più o meno, se qui siamo a 2005, abbiamo più o meno 250 MHz per ogni quadrante, quindi a 1800 saremo più o meno qui. Vedete che c'è una differenza, avremo 3-4 dB di differenza, perché qui siamo, sì, più o meno 4-5 dB di differenza. Quindi probabilmente se io lo misurassi io qui rileverei un valore intorno ai 46-47, quindi un errore, però in linea sempre con quella tabella.
perché se io vado a vedere anche in questa tabella mi dice che io effettuerei un errore analogo, cioè a questo che vado a misurare realmente, perché effettivamente l'incertezza può essere quella. Questo sistema però è molto valido, questo sistema, se uno vuole fare delle misure di precisione, perché azzera tutte le incertezze e gli errori della misura, perché si sono azzerate le fasi, diciamo lo strumento azzera le fasi in questo punto e in questo punto, quindi azzera gli errori di diretta e il segnale riflesso invece viene misurato dal ponte. Quindi è una misura ottimale che non diciamo che ha che l'errore dopo della misura finale dipende soltanto dalla direttività dello strumento, non dipende più dalla connessione e dall'errore di generatore e ricevitore. Ora questo load comunque che a 2,5 misuravamo 42, adesso se volete vi faccio vedere quanto lo misurerebbe uno strumento vettoriale senza usare con una misura S11, perché adesso magari facciamo anche la prova. Scollego il mio cavo e ci collego allora questo produttore di questo load mi dice che il suo load, per avere l'effetto che lui, cioè per avere il return loss che lui mi ha dichiarato, deve essere stretto a 0,9. Ok, io rivado a fare la misura dove ero prima, però a 2 GHz e mezzo. Il return loss è aumentato di quasi 5 dB, che sono la differenza, in realtà, se io mi posiziono su questo picco, è la differenza tra la misura del ponte, la differenza tra la direttività di questo ponte e questo. Di 1810,74, io qua leggo 46,38 contro 42,75, perché mi trovo nei minimi e nei massimi che vi dicevo prima, ma qui gli errori possono variare da probabilmente anche di 17, 18 fino a 20 dB, tranquillamente. Allora, per esempio, ritorniamo a misurare questo, che andiamo a vedere a 2, ecco, a 2,5, dato che qui abbiamo 10 dB di differenza, probabilmente qui troveremo una misura reale, più o meno, su questo. Infatti vedete che incominciamo a misurare dei valori molto vicini a quelli che misuravamo prima, 32, 33, andiamo a 2,15, cioè scusate, andiamo a 2005, che su questo misuriamo 31,66, ma l'errore non è della misura che facevamo prima, la misura che facevamo prima era molto più precisa di questa. Questa è una misura vettoriale S11, ma è meno precisa di quella che facevo prima. E infatti l'errore è di più o meno 1,2 dB, che corrispondono poi a questi. Anche qui, se io riguardo questa tabella, me lo vado a trovare tranquillamente anche qui, perché io in questo caso sto usando un ponte di 40, che poi è forse anche un po' meno, qui, questa linea qui, e sto misurando 30. Effettivamente mi ritrovo su questo interasse qui e mi trovo un errore scusate, io misuro 30, questo sì, e mi trovo infatti l'interasse qui e dovrei avere un errore più o meno di 3 dB, 3 dB e mezzo. Quindi io infatti se io mi sposto
posso avere dei minimi e dei massimi. Vedete che qui c'è un minimo già, c'è un minimo e qui c'è un massimo. Ok. Comunque con questo strumento, in pratica, in conclusione, io posso fare, conoscendo le caratteristiche di questo strumento, posso fare delle misure precise di return loss fino a 28, 29, 30 dB. 30 dB siamo al limite, perché dopo non sono più misure precise. Mentre invece col sistema che ho usato prima io posso fare delle misure precise fino a 35, 36, 37 dB di valore di return loss con quel sistema che ho usato prima io. Per curiosità proviamo anche questo, ma questo sappiamo che, essendo che a 20 dB, questo lo misuriamo in egual modo, perché lo strumento diventa molto preciso a misurare questi valori, quindi otteniamo la precisione dei famosi 0,6, 0,7, 0,8, che è la precisione che avevamo visto poi nella stessa tabella. Qui misuro lo stesso valore che misuravo prima. Se prima la mia misura aveva un'incertezza di 0,2, questa invece ha un'incertezza di 0,6, 0,7. Quindi anche questa, però questa qui poi mi dà lo stesso valore, perché 19,7, prima mi dava, anche prima mi sembra 19,6, 19,7, dopo è passato a 19,5, perché poi su questi, qui dobbiamo capire anche che, non essendoci modo di stringere con le chiavi dinamometriche questi connettori, ma si stringono a mano tutte le volte che io cambio la coppia di serraggio a mano, perché invece questi che sono carichi di precisione hanno sempre la possibilità di essere stretti con delle chiavi dinamometriche, ma esistono poi anche le pinze dinamometriche. Io adesso me ne vorrei realizzare una proprio per fare questo tipo di serraggi tutti uguali, se voglio fare delle misure di precisione. Questo è tutto, al prossimo video, ciao ciao!